Tra i tanti luoghi stupefacenti che esistono al mondo e che abbiamo il privilegio di poter vedere, uno di questi è sicuramente la Provenza, una regione ricca di arte, di storia e di colore. Una terra dove ogni anno d'estate, all'incirca tra metà giugno e metà luglio, o in alcune zone anche agosto, fiorisce la lavanda, che letteralmente trasforma il paesaggio. Io ci sono andato a inizio luglio, che solitamente nell'area in cui mi trovavo corrisponde al periodo di massima fioritura. Da un punto di vista naturalistico, però, la Provenza non significa solamente lavanda. Ci sono tante altre cose, altri colori, e in questo video ve ne voglio mostrare una parte. Buona visione. Luglio è arrivato ed eccomi sulla strada in direzione della Francia e di quei tanto sognati campi senza fine di lavanda, mentre le ore passano nella maniera più monotona e l'unica cosa che cambia sono le forme delle montagne. Ma l'entusiasmo è tanto grande che i pensieri volano sopra queste e già sono lontani. Esclusa l'idea della Liguria per via del traffico, l'alternativa è di sconfinare passando dal Piemonte e valicare il Monginevro. In un punto indefinito, la radio si sintonizza automaticamente su qualche stazione locale e il viaggio procede lento sui tornanti del Mont Genèvre e poi attraverso il comune alpino di Briançon, ma ormai qualunque ricordo delle precedenti ore di guida, l'una uguale all'altra, già è svanito. Stento a crederlo, ma finalmente posso dire Je suis en Provence. Dopo quasi 5 ore spunta la prima tappa di questo viaggio, il lago artificiale di Serre-Ponçon, dove consumo una fetta di pizza, ultimo pranzo italiano, e dove le acque sono così azzurre che sembrano finte, e quasi quasi mi viene voglia di farci un tuffo. Alla fine il tuffo non l'ho più fatto, ma la vista del lago è bastata a donarmi qualche attimo di freschezza dopo tanto tempo al volante. Ho ancora 2 ore prima di arrivare a destinazione, non i celebri altopiani di Valensole, ma un bed and breakfast vicino a Murs, un piccolo comune nei pressi di Gordes, che sta vicino a Senanque, dove c'è l'abbazia. 2 ore con l'autostrada, ma all'ultimo non ci entro. E per fortuna, perché così facendo, si rivela davanti a me una perla inaspettata, le gole della Meuge. Un lungo canyon dove le strade diventano sempre più strette, le curve mettono strizza e 2 persone sfidano la sorte sotto il caldo infernale. Ma che roba! Potrei anche essere al volante da un giorno intero, ma in un viaggio ci si dimentica facilmente delle ore precedenti e di fronte a spettacoli naturali la fatica si tramuta in privilegio. Ma che roba! Lasciate le gole alle spalle, la mia macchina ora attraversa vallate verdi e riposanti, dove finalmente ai lati della strada l'oggetto dei miei desideri si manifesta ai miei occhi. La mia prima lavanda della Provenza, delicata ed elegante, che mi dà il benvenuto con il suo forte profumo. Il paesaggio cambia colore e il fiore della lavanda cede il posto alle spighe di grano che danzano insieme al vento con un movimento leggiadro, a un tempo che ora è lento e ora è veloce. Ma poiché gelosa di queste nuove attenzioni, la lavanda torna protagonista, pronta a tenermi compagnia per tutta la durata del viaggio. E dopo più di 8 ore di guida, contando le soste, e 530 km in un percorso tra 2 nazioni, attraverso le vie dell'ultimo comune, Murs. Ancora poco e potrò finalmente buttarmi sul letto per riprendermi un po'. La sera dopo cena ha ancora qualcosa da offrire e il luogo migliore dove passarla è Gordes, un'incantevole cittadina arroccata che guarda il sole sorgere davanti sul parco naturale del Luberon. Le luci del giorno lentamente si affievoliscono alle sue spalle, mentre lampioni e lampadari si accendono, contrastando la notte che avanza e che segna la fine di questa prima giornata in Provenza. È ancora tutto buio e la mia macchina procede silenziosamente su una strada boscosa sotto il cielo blu del crepuscolo, verso uno dei simboli della Provenza, a pochi chilometri da Gordes, ovvero l'abbazia di Senanque, fondata nel 1148 e costruita secondo lo stile cistercense. L'abbazia si presenta con un aspetto rigido e severo,
come lo sono le regole che i monaci qui seguono ogni giorno, ma al tempo stesso mostra anche un lato più accogliente, grazie ai numerosi filari di lavanda che invitano a scoprirla. Mi piacerebbe molto entrarci, il chiostro deve essere molto bello, ma sono le 6:30 e dovrei riguardare meglio, ma credo che aprano al pubblico alle 9, intorno alle 9, 9:30. Oltre a me ci sono solamente 2 persone in questo momento, una signora che sta disegnando e un altro ragazzo che anche lui viene qui per la prima volta. C'è una pace incredibile, in più il profumo della lavanda è intenso. Mi è difficile descrivere la sensazione di benessere che ho provato di fronte a questo luogo quieto e solitario, e credo che anche le altre 2 persone, indaffarate o nel proprio lavoro o nei propri pensieri, abbiano avvertito un momento più o meno lungo fatto di silenzio per guardare al proprio interno e cercare se stessi. Con l'augurio di una futura visita più completa, lascio Senanc, con la consapevolezza di aver vissuto un'esperienza molto intima, senza la fiumana di gente che solitamente prende d'assalto l'abbazia. Su suggerimento della proprietaria del bed and breakfast, la prossima città è l'Île-sur-la-Sorgue, nota anche come la piccola Venezia, il che mi fa pensare alla quantità di Venezie alternative sparse per l'Europa e alla straordinarietà di quella vera e propria. Ma restando qui tra noi, l'isola sul fiume Sorgue si presenta come un allegro centro dai colori vivaci su una rete di canali, su cui si affaccia il famoso marché, dove su ogni bancarella ciascun venditore espone le proprie speranze e i propri sforzi. Ed esattamente qui mi aspetta un grande incontro con un artista di strada dall'animo gentile, che dopo un sorriso e uno scambio di frasi sia in francese che in italiano, si lancia in un'improvvisazione che lo rende una cosa sola con il suo strumento. La sua musica mi accompagna ancora per un po', mentre lascio questa parte di Provenza e comincio a portarmi verso Valensole. Ma la giornata è lunga e prima di arrivare ho altre tappe, tra cui Roussillon, che si raggiunge dopo così tanta bella lavanda a destra e a sinistra che perfino Renato Pozzetto esclamerebbe Oh la Madonna! Roussillon è famosa per un motivo che salta subito all'occhio. Tutto qui è rosso, arancione e ocra, lo stesso colore delle scarpe quando la si lascia. Per questo un paio di riserva è fondamentale, soprattutto se come il sottoscritto siete ospiti di qualcuno. Da Roussillon parte il sentiero dell'Ocra, dentro un contesto naturalistico che rimanda ai parchi nazionali americani, con pareti rocciose e monumentali, rocce con le sembianze di una rana e dove il terreno, secondo una leggenda, prese questo colore dal sangue di una ragazza che si gettò da una rupe, dopo che il marito uccise l'amante. E come questa terra penetra nelle scarpe, così in noi penetra anche un senso di meraviglia. Bello questo percorso, davvero bello. Sono diventato un po' ocra, anch'io, perché ho le scarpe che sono completamente inutilizzabili ora. Ma data l'esperienza, va bene lo stesso. Questo assaggio d'oltreoceano però non finisce qui, perché dopo Roussillon si trova Rustrel, dove il riferimento americano è ancora più esplicito nel tanto spettacolare quanto sabbioso Colorado provenzale, uno scenario roccioso e desertico dai diversi colori che quasi si fa fatica a credere che si trovi in Europa. Questo posto è splendido. Ogni tanto però ci sono delle raffiche di vento che muovono la sabbia e questo non è l'ideale per la fotocamera. Nonostante le folate improvvise e un po' di prudenza per non scivolare, il paesaggio è una delizia per gli occhi. Ma purtroppo lascio al futuro una visita più approfondita, perché nuovamente sono la guida che sembra eterna in questa calda e lunga giornata estiva. Finalmente però verso la tanto desiderata Valensole,
il borgo più famoso al mondo dove poter assistere allo spettacolo della lavanda che per 1 o 2 mesi all'anno chiama a sé gente da ogni angolo della terra. Essendo così popolare, per farvi una bella foto bisogna arrivare presto, altrimenti la posizione migliore tra i filari sarà già occupata. E così è andata questa sera al tramonto, nel campo più gettonato accanto alla distilleria Angevin, che chiameremo Campo Angevin, dove 2 alberi, se visti da un preciso punto, appaiono quasi perfettamente simmetrici. Stasera, vista la lunga schiera di auto, la simmetria non c'è stata, ma in fondo me la sono goduta anche così. L'indomani a Valensole il mondo dorme ancora profondamente. Dentro di me prego che nessuno abbia avuto la stessa idea, perlomeno sul campo dove sono diretto in cerca di un momento personale. A tenermi compagnia migliaia di api, tranquille e indisturbate nel loro incessante lavoro. Le mie aspettative erano già molto alte, ma una volta immerso in quell'oceano viola senza fine, l'emozione ha preso il sopravvento e per poco non mi sono messo a piangere. Poteva bastare così, ma quando il sole è sbucato sopra le montagne, illuminando i campi e creando giochi di luce e ombra tra i filari, a quel punto mi sono commosso. Non ho fatto riprese, ma spero che questa foto basti per raccontare l'incredibile momento appena avvenuto. Sembrava infatti che tutta la bellezza del mondo fosse concentrata lì, in quell'istante, in quel campo, e in un attimo già si era volatilizzata, unica e irripetibile. La luce infatti è diventata dura e i campi ora appaiono piatti, fotograficamente parlando, salvo qualche eccezione che offre degli spunti, apprezzabili più dal vivo che in uno scatto. Dopo la lavanda, prossima destinazione, Le Gorges du Verdon, a farmi catturare dai grifoni. L'idea di diventare il pranzo di quei rapaci, che in realtà si nutrono di carogne, sarebbe un cambio troppo drastico rispetto ai miei piani. Da Valensole ci vuole più di un'ora e la prima sosta avviene nei pressi del lago di Sainte-Croix, letteralmente invaso da pedalò e da tavole che scivolano su quell'acqua turchese così bella, ma in fondo, perché no, pare il tipico luogo idilliaco per passare una domenica o una calda giornata estiva, esattamente come questa. Le gole del Verdon sono un maestoso canyon, il più grande in Europa, che si presta a tante attività, dall'arrampicata agli sport acquatici o anche a trekking di diverso impegno. Per osservare i grifoni, dei maestosi rapaci con un'apertura alare di quasi 3 metri, la strada panoramica sale, in mezzo a rocce simili a quelle della Meuge, e conduce a diversi belvedere, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, ma dato che punto in alto, vado al numero 5. La vista qui è veramente bella. I grifoni ne avrò visti una decina, però volavano tutti un po' troppo lontani. Sono riuscito un pochino a fotografarli, ma sono troppo distanti. Ce n'è uno che riposa qui sotto, però è un po' nascosto da delle piantine, quindi non riesco tanto a fotografarlo. Adesso voglio andare al belvedere numero 4 per vedere se riesco ad avvicinarmi un po' di più, perché volano un po' bassi. Dentro di me non posso non pensare a quanto siano fortunati quei grifoni a poter volare sopra uno spettacolo simile che toglie veramente il fiato. In realtà neanche dal 4 si vedevano bene, quindi ci ho provato dal 3 e da lì lo spettacolo aveva inizio. I grifoni volavano liberi e distanti, inafferrabili anche per il mio teleobiettivo, e sospinti dalle correnti di un tempo più dilatato, scandito da un ritmo non lontano. Credo di aver passato un'ora seduto su una roccia, a osservare il loro volo leggiadro sopra quel paesaggio tanto bello quanto vasto che riempie il cuore. Di ritorno a Valensole, ormai è quasi il tramonto.
e questo significa dover affrettarsi per un posto sul plateau, sempre al campo Engelvin. Ed esattamente come il giorno precedente, c'erano già diverse persone in prima fila, qualcuno anche letteralmente, in mezzo alle balle si direbbe, attirando su di sé un coro multilingue di parole dal significato facilmente intuibile levatosi dai filari. Lo ammetto, anch'io ho protestato, ma ora ripenso alla giornata appena trascorsa e sorrido. Si è fatta sera. Bonne nuit. La mattina successiva, ancora una volta sono al campo Engelvin, con l'ormai familiare ronzio delle api di sottofondo. Quasi si potrebbe dire che a questo campo io mi sia affezionato, e a dirla tutta è così. Dato che qui ci vengono a fare servizi con le modelle vestite di giallo, comunque di chiaro, perché giallo e viola sono complementari, creano un bel contrasto, un cicinin di giallo dentro un mare di viola ci sta bene, perché mi è uscito sto accento romagnolo, non lo so, che mi esce da schifo, però tornando seri qua è una meraviglia. E per l'occasione ho tirato fuori la mia polo gialla, quindi mi faccio da modello. Ci sono campi di lavanda a destra, a sinistra c'è un campo di girasoli, dall'altro lato della strada c'è un altro campo di girasoli, qua davanti a me c'è un mare viola di lavanda. Oggi non ho grandi programmi, nel senso che sto sfruttando questa mattinata per andare un po' a caso, per trovare un punto per fotografare l'alba domani. Questa sera non potrò fotografare il tramonto qui perché sarò a Lemay, che è un po' sopra Valensole. Avendo la giornata quasi interamente libera, giro senza meta tra i girasoli che mettono sempre di buon umore e la lavanda, lasciandomi cullare da una dolce brezza che muove i filari e rende irrequiete le api, che a migliaia volano di fiore in fiore e permettono di ricavare un buonissimo miele. E dentro di me penso a quel meraviglioso fiore capace di spingere le persone ad attraversare oceani e confini nazionali e che non rappresenta soltanto un soggetto estremamente fotogenico, ma soprattutto il successo di un duro lavoro avvenuto per tutti i mesi precedenti alla fioritura ed essenziale per continuare a godere di quei paesaggi così pittoreschi da cui è impossibile non lasciarsi ispirare. La giornata scivola via abbastanza in fretta, senza momenti particolari, e intorno alle 4 lascio Valensole per andare vicino a Lemay, un comune inserito in un contesto bucolico ai piedi di imponenti pinnacoli di roccia chiamati Les Pénitents, i penitenti, in origine, secondo una leggenda, dei monaci tramutati in pietra come castigo per essersi invaghiti di alcune donne saracene. Subito penso a trovare un prato libero davanti per farci una foto al tramonto, ma qui ho fatto male i miei conti, anzi questa volta ho proprio toppato, prima procedendo su una strada boscosa che non so dove conduca, e poi infilandomi in una stradina appena più larga della macchina, dove non so neanche come e perché io ci sia finito. Ma dove cazzo sono andato a accompagnarmi? Ormai il tramonto è passato, la luce migliore che speravo di catturare sui penitenti è persa e con grande disappunto per la mia superficiale ricerca torno indietro verso la casa di chi mi ospita questa sera, confortato solamente da quel cielo su cui sembra che ci abbiano dipinto un po' di violetto e un po' di rosa. Questa mattina è la mia ultima occasione e in cerca di riscatto attendo l'alba tra i campi di Valensole, agli ormai noti filari, finalmente sgombri e baciati dalle prime luci del mattino. Ormai sono i miei ultimi momenti in terra provenzale, che come per magia si è tinta di viola, e dopo aver imboccato l'autostrada che mi riporta in Italia, guardo indietro tutti questi giorni, ripercorrendoli nel dettaglio e pensando a quanta varietà e a quanta bellezza ho trovato lungo il mio cammino, che seppur incompleto e a volte sbrigativo, mi ha rivelato un tesoro fatto di tanti colori e di tante forme. Un tesoro celato nel movimento di una spiga di grano al vento o nel sorriso di un uomo che suona la chitarra e lascia emergere il suo cuore, oppure ancora celato nell'austerità di un'abbazia solitaria pronta a donare compagnia e pace
a chi ne ha bisogno. Penso a quelle persone di cui non si sente parlare, ma che lavorano duramente per preservare i doni di una terra da sempre ricercata, perché senza di loro questo stesso video non esisterebbe. Penso alle api, costanti e fondamentali tra la lavanda, e ai grifoni, simbolo di libertà, e penso anche ai borghi visitati, dai colori stupefacenti. E infine penso anche a me stesso, alle sorprese e agli incontri tra i più profondi della mia vita che quel fiore viola così elegante e grazioso ha reso possibile. Da tempo sognavo di vedere il sole sorgere su un campo di lavanda ed assistere direttamente allo svolgimento di quel momento così puro, avvolto nel profumo e nel silenzio del mattino, è stata una delle esperienze più travolgenti di sempre, perché in fondo nella natura troveremo sempre la ragione di essere realmente noi stessi e di emozionarci come se stessimo partecipando a un miracolo, perché dopo tutto la Provenza di questi miracoli ne è piena.